Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi speravo di non mettere l'inquadratura inclinata perché devo recensire una stampante di dimensioni abbondanti. E invece no, anche oggi l'inquadratura sarà inclinata. Allora vi recensirò la FL Sun QQS Pro, una stampante a delta che mi ha inviato il sito TomTop e vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione un codice di sconto per pagarla molto meno del suo prezzo. Mi pare che si aggira attorno a 350 euro e scontato dovrebbe essere attorno a 250 euro, ma devo approfondire bene e vedere che codice di sconto riuscirò a ottenere. Voi andate a dare un'occhiata così, insomma, vedrete quale prezzo troverete. Allora, questa stampante è diversa dalle altre perché è una stampante 3D a delta. Ha il piatto di stampa circolare e l'otende che si muove in modo particolare. Ora vi farò vedere con dei giunti snodati, insomma, davvero interessante come tipologia di stampa. E per me è la prima volta che utilizzo una stampante di questo tipo. Temevo di non riuscire a ottenere dei buoni risultati, invece guardate questo vaso, davvero ottima. Già dal primo utilizzo la stampante si è comportata benissimo e tra l'altro è facile da utilizzare perché non richiede nessun intervento per quanto riguarda il livellamento. Basta inserire un accessorio, dare il comando dell'autolivellamento, farà tutto in automatico. Però l'unico neo è che bisogna livellare ad ogni stampa, anche se effettivamente è una procedura rapida. Ora però guardiamo un video rapido dell'unboxing, un video rapido anche del montaggio e poi concentriamoci sul prodotto vedendo le varie caratteristiche, le varie riprese dettagliate durante la stampa, eccetera. Iniziamo. Found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that. E allora ragazzi, abbiamo visto l'unboxing e il montaggio. Adesso guardiamo la stampante per bene. Partiamo dalla base. Come vedete nella parte centrale abbiamo un display e sulla parte alta della base invece abbiamo il piatto di stampa circolare da 26 cm e mezzo. Sulla parte destra abbiamo l'ingresso per la scheda SD, anche il collegamento USB, una ventola e una rapida scheda con alcune caratteristiche tecniche, un cavo che scorre verso l'alto e dal top, dove troviamo anche la bobina, i tensionatori per le cinghie e l'estrusore, c'è l'ingresso di questo cablaggio che passa dalla parte bassa e poi arriva fino all'otende. Assieme a questo cablaggio arriva anche il tubicino in Teflon. È una stampante Bowden, quindi questo è l'estrusore con il motore che dalla parte alta ovviamente porterà il filamento fino all'otende. Adesso guardiamo per bene anche i montanti. Vedete che in ogni montante ci sono queste due barre cilindriche, vanno collegate sulla base evitando queste due vitine e la stessa cosa va fatta sulla parte alta, quindi ci sono questi due fori, le due viti da stringere. E come vedete c'è anche questa sorta di carrucola dove scorre la cinghia dentata. Questa cinghia è collegata in basso per ognuno dei tre montanti con un motore, quindi abbiamo tre motori indipendenti che fanno scorrere questo sistema sulle varie barre, provocando il movimento di questi giunti sferici, quindi permettono il movimento dell'otende, permettendoci di avere dei movimenti che non siano nervosi e scattosi, ma dei movimenti un pochettino più morbidi che permettono di avere delle stampe con questa qualità. Guardate che bello questo vaso di circa 35 cm, stampato perfettamente. Adesso lo rimuovo, guardiamo rapidamente pure le stampe che troviamo in basso, quindi vedremo Superman, la Banshee, un elefantino che era già nella scheda SD, il cubo di verifica per vedere la qualità della stampa anche per quanto riguarda le dimensioni e poi una specie di fallimento dovuto però a un errore mio. Quindi tolgo il vaso e continuiamo a guardare la stampante. Stavo quasi dimenticando di farvi vedere come si fa a regolare la tensione delle cinghie. Bisogna agire su questi tre
pomelli, uno sopra ad ogni montante, avvitando e svitando, quindi metteremo in tensione le 3 cinghie che si trovano al centro delle 2 barre. Agiremo quindi su questa sorta di carrucola che è collegata al pomello che abbiamo appena visto, quindi avvitando e svitando lo solleveremo e metteremo più o meno in tensione le 3 cinghie. Come vedete nella parte centrale è presente anche questo sensore di fine corsa, ne è presente uno per ogni fine corsa di tutte e 3 le cinghie. E allora concentriamoci quindi sul load end, la parte più curiosa di questa stampante, quella che la differenzia da tutti gli altri tipi di stampanti. Come vedete abbiamo quindi i montanti composti da queste 2 barre cilindriche e sulla stessa scorrono quindi i carrelli che provocano, grazie a questi giunti sferici, il movimento del load end. Come vedete ne abbiamo 2 per ogni montante, quindi 1 per ogni barra. Il giunto sferico permette dei movimenti praticamente in qualunque direzione. Questo fa sì che una volta che i vari motori si muovono, in base al movimento orizzontale richiederà un movimento differente per ogni carrello, quindi un lavoro differente per ognuno dei 3 motori. Ma vi farò vedere comunque delle riprese grandangolari dall'alto e vi renderete conto del movimento che farà proprio durante la fase di stampa. E adesso parliamo di un'altra caratteristica di questa stampante. Essendo una stampante a delta ed avendo il piatto di stampa fisso, impossibile da regolare, per fare il livellamento sarà necessario ricorrere all'autolivellamento che si può eseguire grazie a questo accessorio. Allora, questo accessorio ha questa parte rettangolare magnetica fissata con una vite e questo interruttore che funziona come un fine corsa normale, quindi si collega sulla parte bassa magneticamente. Come vedete sulla parte bassa dello tender c'è questa parte rettangolare e la stessa quindi si collega in questo modo. Una volta fissato bisognerà poi connettere questi cavi a questi qua su, quindi si innestano, si esegue il livellamento, molto semplice. Ve lo accenno molto rapidamente: bisogna cliccare sul livellamento, automaticamente lo tend scenderà, comincerà a fare i suoi movimenti, voi non dovete far nulla. Dovete solamente rimuovere questo accessorio dopo che avrà fatto tutti i suoi movimenti e dopodiché tramite un fogliettino di carta dovete premere su Z più o Z meno per poter definire quale sarà l'altezza corretta. Il classico lavoro che si fa con il foglio di carta e dobbiamo sentire che l'ugello gratta leggermente sul foglio. A questo punto basta dare l'ok su Z uguale 0 e a quel punto lo tend salirà di nuovo sulla parte alta e ci permetterà quindi di eseguire le stampe. Adesso guardiamo anche questo display. Voglio farvi vedere i pro e i contro. Allora, secondo me questa stampante ha tantissimi pro e pochissimi contro, però è una stampante particolare perché effettivamente su una stampante alta quasi 1 metro abbiamo la metà come spazio disponibile di stampa. Considerate che abbiamo una base di circa 6-7 cm, altrettanto per quanto riguarda la parte alta, poi il reggibobina e insomma alla fine abbiamo 35 cm come altezza di stampa, un volume di stampa che non è elevatissimo perché comunque il piatto è circolare, quindi non ci permette di stampare dei pezzi che arrivino per esempio agli angoli. Siamo abituati ad avere un piatto di stampa che ci permette di stampare anche in questo angolo. Personalmente non ho mai avuto esigenza di piatti molto grandi, quindi penso che con questo tipo di piatto di stampa effettivamente potrei stampare senza alcun problema. Però se avete necessità di stampare dei pezzi che siano molto grandi, lo spazio degli angoli in teoria potrebbe anche mancarvi, ma considerate che qua avete 26 cm e mezzo come larghezza e 35 cm circa come altezza, quindi l'aria e il volume di stampa sicuramente non mancano. Ora, dato che abbiamo il display acceso, quindi la stampante in funzione, vi faccio anche sentire la sua rumorosità. Allora, abbasso l'asse Z, sentite. Sentite che sicuramente non è silenziosissima. Quindi questo è il rumore che fa la stampante per quanto riguarda il movimento. Poi durante la fase di stampa, nelle prime 2 stampe sembrava di trovarsi praticamente in un cantiere all'aperto. Poi ho tensionato bene le cinghie, ho messo un po' di lubrificante, la rumorosità si è ridotta davvero di molto, però non possiamo definirla sicuramente una stampante silenziosa. Per quanto riguarda invece il menu, in generale è molto completo, ha dei bei colori ed è molto intuitivo, quindi abbiamo la possibilità di preriscaldare. Come sempre possiamo scegliere fra piatto di stampa e hot end, abbiamo la possibilità di decidere di quanti gradi salire
la possibilità di lavorare sull'estrusore, quindi inserire e disinserire il filamento, la velocità dei movimenti, lo spostamento dei vari assi come abbiamo fatto poco fa, mandare in home tutti gli assi, questa è la voce dell'autolivellamento, la possibilità di cambiare il filamento. Questo invece è il comando more che ci permette di decidere l'altezza dell'asse Z, quindi correggere eventualmente la distanza dal piatto di stampa e poi correggere eventuali curvature. Poi abbiamo la voce set che ci permette di agire sul wifi, di continuare un'eventuale stampa che abbiamo lasciato a metà, di spegnere i motori, eccetera. Questa invece è la voce stampa, come vedete abbiamo tutti i file e ci permette di scegliere tra i file presenti sulla SD. Ovviamente sul display abbiamo riportato le informazioni che riguardano la temperatura del nozzolo, la temperatura del piatto di stampa e la velocità delle ventole. Durante la fase di stampa avremo anche l'indicazione in percentuale con il progresso di stampa. Questo è l'utente visto dalla parte bassa, si vede quindi l'ugello, i convogliatori dell'aria per poter raffreddare il filamento, le varie ventoline, eccetera. Ma quello che ci interessa di più è sapere come stampa questa stampante. Allora, questo è l'elefantino, uno dei file che si trova all'interno della scheda SD e non sapevo nemmeno che forma avesse. Ho inserito la scheda SD, ho scelto tra i file disponibili, mi è piaciuto il nome elefante e ho stampato questo pezzo. Come vedete venuto molto bene, ha questa superficie opaca, penso che sia proprio così, non so quali siano le impostazioni che abbiano dato e se tutti i pezzi all'interno della scheda SD abbiano questa finitura, però è venuto opaca con un filamento che in realtà non è opaco. Quindi mi piace, il risultato, se era questo, è riuscito davvero molto bene. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never sent, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Dopodiché ho stampato anche un vaso, però siccome questa stampante 3D, essendo con il sistema al delta, ci permette di stampare con velocità elevatissime, allora ho esagerato, non mi ricordo, ad essere sincero, quale velocità ho scelto, forse ero a 180 mm, non mi ricordo che velocità abbia messo, però ovviamente si è verificato questo caso di sottoestrusione, quindi ve lo faccio vedere semplicemente perché l'ho stampato. Comunque, nonostante tutto, alla fine, a parte la sottoestrusione, il pezzo sembra che sia venuto geometricamente perfetto e fedele alla forma che avevo richiesto. Ovviamente manca del materiale, ma questa è stata una questione di impostazioni. Quindi mi sono deciso di stampare anche un vaso più grande, che adesso vedremo e che mi ha dato una bella soddisfazione. Ma prima di questo ho deciso di vedere la qualità anche sui pezzi piccoli. Allora, questo è il nostro amico Superman, ormai fedele in ogni mia stampa. Purtroppo questo filamento così effetto silk, questo è un effetto rame molto lucido, fa risaltare tutti i difetti, ma soprattutto fa riflettere tantissimo la luce, quindi non si apprezza molto. Però potete vedere da questa ripresa come sia stato stampato bene. Questo filamento rileva ogni difetto della stampante e come qualità a me piace davvero tantissimo. Tutti i dettagli, tutte le geometrie sono stampate bene. Qua si vede un micro difetto, ma posso assicurarvi che se non avessi utilizzato questo filamento non si sarebbe visto. Quindi devo dire che come stampa va bene, a me piace, mi piace davvero il risultato che sono riuscito a ottenere per quanto riguarda questo Superman e soprattutto con questo filamento. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years. Però volevo vedere come stampava le cose piccole anche nei dettagli, quindi ho stampato la Benchy assieme al cubo e qua
si sono visti i piccoli difetti, quindi sicuramente ci sarà da lavorare leggermente per quanto riguarda velocità, per quanto riguarda alcuni fattori, perché si sono verificati un pochettino di fenomeni di stringing tra un pezzo e un altro, però, e anche all'interno del cubo. Adesso vedremo. Sinceramente lo stringing si è rimosso con molta facilità, però penso che questo tipo di stampante non sia proprio indicatissima per stampare cose di precisione. Per pezzi strutturali o per pezzi grandi sicuramente non avremo problemi, però per voler essere pignoli, per esempio sulla parte bassa di questa bench si sono formate queste linee che in realtà non dovevano esserci. Non so se dipende dal fatto che l'abbia stampata assieme al cubo, solitamente la bench l'ho stampata quasi sempre da sola, quindi non ho mai avuto questo tipo di problemi. Però a parte questo, come stampa, diciamo, per essere una stampante a delta effettivamente non è venuta proprio un malaccio, ma poteva venire molto meglio. Lo stesso per quanto riguarda il cubo. Questo è quello che ho stampato assieme alla bench. Allora, qua si sono formati dei filini anche all'interno, li ho rimossi per farvi vedere il pezzo pulito e per dimostrarvi comunque che basta poco. Con l'unghio e l'aiuto di un coltellino l'ho rimosso con molta facilità. Il pezzo è venuto stampato anch'esso bene, però non è stato stampato benissimo, quindi c'è di meglio. Per quanto riguarda la qualità sui pezzi piccoli, se non dovete stampare dei pezzi che vi richiedono un'elevatissima precisione o comunque un'elevatissima finitura, allora può andare bene, soprattutto per pezzi strutturali, come ho detto poco fa, eccetera. I pezzi vengono bene, sicuramente in base al tipo di filamento si può risaltare più o meno eventuali difetti, però per essere una stampante delta che non nasce per stampare cose di precisione di questo tipo, secondo me comunque ha lavorato già abbastanza bene. Adesso guardiamo invece il pezzo più grande, questo vaso, circa 35 cm di altezza, non ricordo se erano 34 o 35 cm. Questo tend, per poter scorrere nell'asse Y, quindi verso di me in questo caso, avrebbe necessità o di alzare questi due bracci, ma già siamo arrivati a fine corsa, oppure di abbassare quel braccio in fondo. Di conseguenza fare questo movimento, questo causa anche un abbassamento dello stesso, quindi nella parte più alta sicuramente si ridurrà orizzontalmente la dimensione della stampa, ma parliamo dell'ultimo centimetro, ultimi 2 centimetri. Effettivamente questa già è una stampa importante, davvero molto grande, e che di per sé aveva già questa forma conica, quindi in realtà non lo ritengo un problema, ma una caratteristica di questo tipo di stampanti. E allora ragazzi, cosa dire quindi di questa stampante FL Sun QQS Pro? Una stampante 3D che stampa bene. Guardate che bello questo vaso. Allora, cosa dire di queste stampe? Effettivamente stampa bene, in modo molto pulito, mi piace davvero tantissimo, però non è una stampante che nasce per pezzi piccoli di precisione. Comunque riesce a stamparli, la bench è riuscita a stamparla, c'è qualche piccolo difetto effettivamente, però lavorando sullo slicer, poi impostando bene le temperature eccetera, sicuramente si potranno ottenere risultati migliori. Considerate che quando faccio queste prove, nella maggior parte dei casi avvio una stampa come viene
Se mi rendo conto che viene troppo male, allora possibilmente vado a rivedere i parametri, magari mi accorgo di aver commesso qualche errore. Però nella maggior parte dei casi avvio la stampa con i parametri standard e solitamente mi vengono bene. Poi se c'è qualche caratteristica particolare richiesta dalla stampante, allora vado a intervenire. Mi è successo con una stampante che richiedesse addirittura 10 mm di ritrazione, una cosa che non mi era mai successa, però era previsto che ci fossero 10 mm di ritrazione, quindi non riuscivo a stampare bene. Invece con questa devo dire che obiettivamente ho avviato la stampa senza fare alcun tipo di modifica, quindi poi lavorando per bene sui parametri sicuramente si potrà migliorare qualunque risultato. Per quanto riguarda il vaso abbiamo visto che è letteralmente perfetto, a me piace tantissimo. Lo stesso per quanto riguarda Superman, sapete che questo tipo di filamento è difficile, è un filamento traditore, anzi è un filamento che rileva e rivela subito eventuali difetti. E per quanto riguarda il pezzo che era presente sulla SD, è stato stampato benissimo con questa finitura opaca, davvero particolare. Quindi come stampante a me piace. Se cercavate quindi una stampante 3D a delta e vi ha incuriosito questa FL Sunray QQS Pro, spero che questa mia recensione vi possa aiutare per poter scegliere insomma se acquistarla o meno. Personalmente ve la consiglio perché è la prima che utilizzo, quindi non ho un metodo di paragone con altre stampanti a delta, però ho guardato alcuni video, mi sono documentato prima di accettare di ricevere questa stampante per recensirla. E devo dire che rispetto a tante altre, questa ha tanti pro, davvero tantissimi pro, ha tutti i contro delle stampanti a delta, quindi per quanto riguarda le dimensioni, il piatto circolare di cui abbiamo parlato eccetera, però rispetto a tante stampanti delta questa ha davvero tantissimi pro. L'autolivellamento facilissimo, si fa in poco tempo e la stampante mi sembra robusta e solida, i pezzi li stampa bene, però ovviamente non dovete esagerare con la velocità di stampa, altrimenti rischiate di avere questa sottoestrusione, questo pezzo che non è venuto come doveva. Ripeto, geometricamente sì, però obiettivamente non andava stampato con quella velocità, mi sono fatto prendere dall'euforia. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per comprarla con un codice di sconto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace appunto al video, cliccare sulla campanella qua giù, scusate, mettete anche il segno di spunta, diciamo, sulla campanella qua giù, dopo esservi iscritti in modo da attivare le notifiche, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!